Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere un corpo incandescente su questo modello in resina di Lut Studios. Ho già colorato brevemente gli indumenti che non sono i protagonisti. Dato che vogliamo un risultato brillante, dobbiamo usare un primer chiaro. Possiamo farlo bianco o grigio monocromatico o come il mio con accenni più chiari al centro. Iniziamo quindi prendendo un giallo molto acceso e brillante. Se proviamo a stenderlo puro, anche se su un primer chiaro, troviamo comunque qualche problema di copertura. Per questo meglio aggiungere una piccola percentuale di bianco che lo schiarirà appena, ma che allo stesso tempo riuscirà a renderlo più coprente. Lo usiamo per illuminare il nucleo del corpo incandescente, quindi il petto e la parte centrale di viso, braccia e gambe. Poi copriremo parzialmente parte di questo giallo, ma questa base ci permetterà di ottenere una versione ancora più brillante di quello che metteremo sopra. Facciamo quindi lo stesso procedimento anche dietro. Prendiamo adesso un arancione acceso e lo uniamo al giallo e ad una piccolissima parte di bianco, per lo stesso motivo di prima. Otteniamo un arancione delicato ma acceso, che usiamo in tutti i contorni di ciò che abbiamo appena segnato di giallo. Quindi creiamo una sorta di cornice che contiene le parti più calde. L'idea che stiamo seguendo è proprio questa, ovvero un centro incandescente e una cornice che via via si raffredda e si scurisce. Con l'arancione puro scuriamo ulteriormente restringendo i profili e così facendo copriamo anche quelle aree esterne che sul mio primer grigio si intravedevano ancora. Facciamo un ulteriore passaggio simile anche con il rosso, sempre acceso e brillante come questo di Chimera Colors. In base alla zona da colorare dobbiamo creare di questo colore un'area più o meno ampia, piccola in aree vicine al nucleo come la testa, più ampia invece sulle parti finali delle braccia. Cerchiamo di inserire un po' di rosso in ogni area, nelle giuste proporzioni, per enfatizzare questo gradiente, quindi anche nei contorni del petto, i lati e le parti basse delle gambe e i cristalli sulle spalle. Ora che abbiamo la nostra base, dobbiamo creare più armonia tra il centro caldo e i contorni. Con un pennello più preciso di quello usato finora e creando un mix tra giallo e arancione più chiaro di quello usato, creiamo delle sezioni intermedie che rimpiccioliscono il nucleo. Ma è importante farlo con un senso, ovvero osservando la struttura fisica del modello e lasciando chiari i recessi. Dobbiamo sempre pensare che il giallo è l'interno caldo che rimane nei recessi, sovrastato da piccole placche arancione chiaro. Questo stesso arancione chiaro lo facciamo poi proseguire come recessi chiari nelle zone di arancione più scuro, per seguire la stessa logica di prima. Il giallo aiuterà a rendere tutto luminoso e brillante, ma per essere credibile, il giallo scoperto e visibile non dovrà essere troppo, o sembrerebbe più di fuoco che incandescente. Prima di passare alla seconda lavorazione, possiamo anche riprendere un po' il rosso e intensificare le aree esterne, se lo riteniamo necessario. Quando siamo pienamente soddisfatti di questa base, possiamo passare allo step successivo. Uniamo quindi il rosso e una punta di nero per creare un bordeaux scuro. Con questo e un pennello sottile cominciamo a creare delle piccole placche di roccia, sempre evitando i recessi che saranno colorati diversamente in base alla zona in cui inseriremo la roccia. Dovranno essere più grandi e frequenti nelle aree rosse e via via che si va verso l'arancione chiaro essere più piccole e diradate. Nella muscolatura è bene seguirne l'andamento proprio per accentuare le forme del modello, che altrimenti verrebbero completamente annullate da questo tipo di colorazione. Continuando così su tutto il corpo dovremmo ottenere un risultato simile. Prima di lavorare meglio la parte del nucleo, inseriamo delle leggere velature rosse sugli indumenti e oggetti adiacenti alle parti roventi, dalle quali vengono illuminate e scaldate. Tempo fa ho realizzato un video dedicato proprio alle diverse consistenze dei colori e alle occasioni in cui usarle, che vi lascio qui e sotto in descrizione. Con gli aloni rossi di calore riusciamo a unire in modo più coerente le parti del modello, ma il centro si vede che è ancora troppo evidente.
Quindi con una versione più alleggerita, ma sempre tenendone pochissimo sul pennello, creiamo delle altre placche di roccia che risulteranno più chiare e quindi meno visibili, ma creeranno visivamente un passaggio più graduale. A questo punto vedrete che ho lavorato l'ascia e la basetta con un effetto lava, seguendo il metodo che ho mostrato in un precedente video, ma lasciandolo intenzionalmente più scuro per non distogliere l'attenzione dal modello. Lo stesso alone rosso leggero lo inseriamo anche sul bastone dell'ascia, nelle zone vicine alle mani roventi, culminandolo poi con pochissimo arancione nei punti adiacenti. E questo è quindi il risultato finale per questo effetto incandescente, che abbiamo realizzato davvero con pochissimi colori. Io come sempre spero che vi sia stato utile e vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.